Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, sciamanesimo, esoterismo, meditazione e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo scelto come libro un tuo libro, Valerio, ovvero Arcangeli e Maestri Ascesi, che è un testo molto completo sullo studio degli angeli, dei maestri ascesi, ma anche sui 7 raggi angelici. Quindi la prima domanda che ti voglio fare è: come è nato questo libro? Avendo tu, tra l'altro, un background sciamanico, non tanto in linea con il mondo degli angeli, come si è creato questo connubio tra sciamanesimo e mondo degli angeli e degli esseri di luce? Bella questa domanda per iniziare, Giosuè. Intanto però ci terrei a specificare che questo libro ha un formato particolare perché ha un formato quadrato e non solo, perché all'interno ci sono delle immagini, delle illustrazioni a colori, no? Che secondo me danno un plus in più a questo libro. La domanda che mi hai fatto è una domanda bellissima, perché solitamente, o meglio, a volte ci capita di essere accusati di mischiare lo sciamanesimo con gli angeli, perché apparentemente sembrano due mondi completamente distanti tra loro. E quindi ho scelto di scrivere questo libro proprio perché per far capire quanto in realtà invece gli angeli e lo sciamanesimo abbiano tanti punti in comune. E ovviamente si pensa sempre agli angeli come a delle entità esclusive del cattolicesimo o del cristianesimo, ma in realtà non è così, tanto che gli angeli possiamo trovarli benissimo nelle altre religioni monoteiste e quindi le possiamo trovare nella religione ebraica, nonché nella religione musulmana. Non è un caso infatti che si pensi che il Corano sia stato dettato dall'arcangelo Gabriele a Maometto. E quindi già da qui possiamo vedere come queste entità siano presenti in diverse religioni, ma non solo. Per esempio sono presenti anche molte civiltà antiche. Infatti sono state trovate anche dagli archeologi delle statuette con delle ali, no? Che palesemente hanno una raffigurazione simile agli angeli. Però questo non solo, perché anche nello sciamanesimo queste entità, che magari non hanno il nome di angeli, magari vengono chiamate entità di luce, no? Spiriti di luce, sono presenti anche nello sciamanesimo. Non è un caso che artisti dipingano proprio degli spiriti con fattezze angeliche nei loro quadri quando sono sotto sostanze utilizzate per i viaggi sciamanici. Per esempio Pablo Maringo, che è uno sciamano, la cosa particolare è che lui dipinge proprio queste opere durante i suoi viaggi sciamanici con l'ayahuasca. E in queste opere, magari le possiamo anche mettere nel video, si possono vedere benissimo queste immagini di angeli, sono palesemente degli angeli, non si può sbagliare in questo. Sono delle entità a tutti gli effetti universali, no? Che toccano ogni cultura e raggiungono qualsiasi confine. Sì, Giosuè, e io quando sono venuto a contatto con queste entità, anch'io la prima volta sono rimasto sorpreso, no? Perché si pensa sempre al mondo sciamanico, agli animali di potere, ai maestri spirituali, ma non si pensa mai agli angeli. E quindi mi sono capitate queste entità alate che all'inizio non comprendevo, quasi mi sembrava di aver sbagliato il viaggio sciamanico che stavo facendo. La prima domanda che mi sono fatto ho detto: sto sbagliando, questo non è il viaggio che devo fare. Invece poi, analizzando il viaggio, andando a studiare, mi sono accorto come queste entità in realtà invece siano presenti in molti viaggi sciamanici anche di altre persone. Volendo dare una definizione degli arcangeli, che cosa sono? Come poter spiegare a una persona cosa è un arcangelo, secondo la tua sensibilità, chiaramente? Ovviamente, secondo la mia sensibilità, gli arcangeli non sono altro che delle entità spirituali che esistono per essere delle guide, per aiutarci, no? Per essere anche dei protettori. E ovviamente gli angeli, gli arcangeli hanno delle vibrazioni particolari, delle vibrazioni alte potremmo dire, e infatti comunicano con noi in maniera molto sottile. Intanto possiamo dire che per comunicare con loro possiamo farlo tramite la preghiera, tramite l'invocazione, no? Però è sempre quasi una comunicazione da un lato solo, siamo noi che comunichiamo con loro e poi loro ci rispondono in maniera sottile. Che cosa significa maniera sottile? Magari ci rispondono con dei simboli, ci possono rispondere con delle sequenze numeriche
e quindi dobbiamo essere bravi a interpretare i loro messaggi. Molte persone, dopo aver pregato magari un angelo, trovano come segno di ricezione della preghiera delle piume o a volte dei simboli come dei cuori, no? Questo ti è mai capitato? Sì, assolutamente, che poi è quello che ti stavo dicendo prima, cioè dobbiamo essere molto bravi a capire, a interpretare questi segnali, a comprenderli, e spesso non è semplice, perché ovviamente il capire se quella sequenza numerica è un caso o è un messaggio che ci manda un arcangelo non è di semplice interpretazione. Per quanto riguarda invece i maestri ascesi, che differenza c'è tra un maestro asceso e un arcangelo? Allora, ovviamente anche i maestri ascesi sono delle entità spirituali, ma sono delle entità spirituali che hanno vissuto in questa realtà, si sono incarnate in persone umane, ovviamente in persone umane evolute o che comunque hanno fatto un percorso di evoluzione. Per esempio Saint Germain, che forse è uno dei maestri spirituali, maestri ascesi per meglio dire, più famosi, si è incarnato su questa terra. Per esempio si è incarnato come un profeta dell'Antico Testamento, che è Samuele, anche se questo ovviamente non è riconosciuto dalle religioni classiche per ovvi motivi. In Platone, o per esempio anche come alchimista presso la corte inglese, dove ha portato la trasmutazione tra le guarigioni più importanti. Quindi, se ho capito bene, i maestri ascesi, diciamo, sono stati degli uomini normali come noi che incarnazione dopo incarnazione hanno raggiunto un livello evolutivo tale da trascendere il piano fisico, per cui adesso, diciamo, hanno un altro compito, il compito molto simile a quello degli arcangeli, è quello di essere di supporto, di aiuto all'umanità. Sì, assolutamente. La caratteristica particolare dei maestri ascesi è però che riescono a comunicare con noi in maniera più semplice, proprio perché hanno vissuto su questo mondo e quindi capiscono gli umani in maniera più semplice. I maestri ascesi, dobbiamo anche dire, che guidano l'umanità attraverso i 7 raggi angelici, e i 7 raggi angelici sono parte essenziale del mio libro, proprio perché vengono affrontati a uno con tutte le sue corrispondenze. Infatti il sottotitolo del libro è Rituali, meditazioni e decreti dei 7 raggi angelici. Volendo dare una spiegazione un pochino più semplice, precisa, dettagliata di che cosa sono questi 7 raggi angelici, come li descriveresti? In maniera semplicissima non sono altro che delle emanazioni energetiche. In poche parole possiamo dire che questi 7 raggi angelici non sono altro che delle emanazioni divine, no? Delle forze spirituali, e il nostro obiettivo è quello di allinearci a queste forze spirituali per portarle e per poterle utilizzare nel qui e ora. Infatti nel libro, visto che ci sono anche dei decreti, no? I decreti vengono utilizzati proprio per invocare uno dei 7 raggi. Per ogni raggio chiaramente c'è un decreto diverso, e ricordiamo che ogni raggio è associato chiaramente a uno dei 7 arcangeli principali e a uno o più maestri ascesi. In maniera ancora più semplice potremmo dire che questi raggi angelici altro non sono che i pilastri che sostengono il creato. Per esempio partiamo dal primo raggio. Il primo raggio è il raggio di colore blu, che è associato all'arcangelo Michele, è associato al maestro spirituale El Moira, e questo raggio ha la caratteristica di portarci protezione e guida. E come possiamo, diciamo, sintonizzarci con questa vibrazione divina del primo raggio? Tu chiaramente nel libro illustri dei decreti, illustri delle pratiche meditative, ma se volessimo dare a chi ci ascolta una tecnica molto semplice per entrare subito in sintonia con il primo raggio dell'arcangelo Michele, proprio per ricevere quella protezione di cui a volte sentiamo bisogno. Sì, possiamo farlo in maniera molto semplice, no? E molto, sotto certi aspetti molto banale, che è quello di mettersi in meditazione, quindi di centrarsi, di portare l'attenzione sul cuore, di immaginarci una luce blu che si espande dal nostro cuore e avvolge tutta la nostra anima, tutto il nostro corpo. E questa luce blu è proprio una vera e propria protezione dalle energie esterne. Ovviamente bisogna farlo con intenzione, non deve essere una cosa così tanto per fare, bisogna utilizzare l'intento che, come sappiamo, è il motore dello sciamanesimo. Ancor meglio sarebbe, dal mio punto di vista, poi chiaramente mi dici la tua,
eseguire questa meditazione subito dopo aver recitato il decreto per invocare il primo raggio. Assolutamente sì, perché come dicevamo prima è importante non fare queste cose in maniera meccanica, quindi anche il fatto di utilizzare un decreto ci permette di allinearci maggiormente a queste emanazioni. Io lo leggerei giusto per dare chiaramente un'idea di cosa sono questi decreti che vengono utilizzati proprio per sintonizzarci con queste vibrazioni divine. Per esempio, questo è il decreto associato al primo raggio, ve lo leggo. In nome della divina presenza io sono, invoco il potente primo raggio della volontà divina. Arcangelo Michele, protettore celeste, io ti chiamo ora, vieni a me e riempi il mio essere con la tua forza, il tuo coraggio e la tua determinazione. Possa il raggio blu proteggermi da ogni male e illuminare il mio cammino di amore e fede. Io invoco il primo raggio dell'Arcangelo Michele e accolgo le sue benedizioni nella mia vita. Con fede, coraggio e amore io cammino avanti sulla via della luce. Così è. Quindi potremmo dire che un decreto è un'affermazione, l'espressione del nostro intento in quel momento, no? Chiaramente tu hai proposto dei decreti in base alla tua sensibilità, in base anche ai tuoi studi, chiaramente, ma possiamo anche dire, correggimi se sbaglio, che ognuno può anche costruirsi e cucirsi addosso i propri decreti. Non solo i propri decreti, ma anche i propri rituali, perché questo, oltre che essere un libro sugli arcangeli, sui maestri ascesi, è anche un libro di magia angelica, no? Quindi do gli strumenti necessari alle persone per poter creare questi decreti in autonomia, ma anche rituali legati ovviamente a questi raggi. Volendo andare più nello specifico, come si svolge un rituale di magia angelica? Sai Giosuè, quando si parla di rituali e che siano rituali di magia normale o di magia angelica poco cambia, nel senso che sono molto importanti le corrispondenze, infatti nel libro vengono specificate le varie corrispondenze che ci sono con i vari arcangeli, con i vari maestri ascesi. Ti posso fare un esempio, per esempio il settimo raggio, che forse è anche il raggio più conosciuto perché è quello, come abbiamo visto, che è legato a Saint Germain, come corrispondenze a tutto ciò che è del colore viola, e quindi potrebbe essere la pianta della lavanda, come pietre potrebbe essere l'ametista, e tutte queste corrispondenze ci aiutano ad amplificare e a sintonizzarci ancora meglio con le energie di quel raggio specifico, in questo caso di quello viola. Dal mio punto di vista, la cosa bella del libro che hai scritto è che può essere letto sia semplicemente per avere una conoscenza più approfondita degli arcangeli, dei sette raggi o dei maestri ascesi, ma anche per utilizzare queste informazioni in maniera attiva e concreta nella propria vita, e quindi attraverso l'utilizzo dei decreti, attraverso l'utilizzo dei rituali, possiamo trovare quel supporto e quell'aiuto anche per risolvere questioni ordinarie della nostra vita di esseri umani, no? Tra virgolette. Il libro può essere utilizzato a 360 gradi. Noi abbiamo prima parlato di questo rituale di protezione, ma all'interno del libro possiamo sfruttare al meglio questi raggi, e quindi sfruttando al meglio questi raggi possiamo fare, che poi sono dei rituali che sono presenti anche nel libro, dei rituali per trasmutare il karma, per esempio con l'arcangelo Zadkiel o il maestro asceso Saint Germain, ma possiamo anche fare dei rituali per attirare l'anima gemella, per esempio. Questo perché chiaramente ogni arcangelo ha, diciamo, delle doti, delle particolarità. Per esempio l'arcangelo Raffaele, che è legato al quinto raggio, è anche chiamato l'arcangelo della guarigione. Per esempio nel mio caso specifico, quando mi capita di fare dei viaggi sciamanici, fare delle guarigioni sciamaniche, a volte, non spesso, però a volte percepisco proprio la presenza di questo arcangelo che mi guida, diventa una sorta di alleato spirituale che mi mostra la via per attuare la guarigione sciamanica. Questa è la dimostrazione del fatto che gli arcangeli non sono rilegati a una religione specifica, ma sono delle forze divine a cui tutti noi possiamo attingere sintonizzandoci con la loro frequenza. Sì, te parli di viaggio sciamanico, forse sarebbe più indicato dire viaggio angelico,
angelico, no? Perché ovviamente si entra in contatto con queste entità angeliche e noi insegniamo questa tecnica. Le persone che sono interessate possono trovarlo all'interno del nostro sito, ci sono proprio dei corsi dedicati agli angeli utilizzando le tecniche sciamaniche. E questo ovviamente è un plus enorme, perché prima abbiamo parlato dei decreti in cui il nostro rapporto con gli angeli è un rapporto indiretto, nel senso che mandiamo a loro la richiesta e poi dobbiamo essere bravi a decifrare i messaggi che ci mandano. Con il viaggio angelico tutto questo non c'è, perché il rapporto è proprio un rapporto diretto, si dialoga con loro e quindi si hanno subito delle risposte immediate, è molto più diretto il rapporto, è molto più bello. E volendo spiegare in parole semplici come si svolge un viaggio angelico, come fa una persona comune a fare un viaggio angelico ed entrare in contatto con queste entità così alte da un punto di vista spirituale? Molto semplice, si possono utilizzare per le tecniche del viaggio sciamanico, appunto è molto simile il viaggio sciamanico e il viaggio angelico. Forse è l'intento che cambia, perché ovviamente nel viaggio sciamanico solitamente si vanno a incontrare le guide animali, i nostri antenati, mentre nel viaggio angelico appunto si vanno a incontrare gli angeli. La tecnica per accedere al mondo dello spirito è una tecnica naturale che tutti noi abbiamo già dentro di noi diamo solo delle indicazioni, diamo solo le guide per poterlo effettuare. Tutti possono riuscire a farlo tranquillamente. Anche te, Giosuè, hai detto che utilizzi gli arcangeli, no? Che incontri nei tuoi viaggi spirituali gli arcangeli. Hai qualche arcangelo o un arcangelo che risuona particolarmente con te o che utilizzi in maniera particolare nelle tue pratiche? Più che utilizzo, direi che c'è un arcangelo con cui mi sento particolarmente legato, perché mi capita di sognarlo spesso, in questo caso è l'arcangelo Michele, che mi dà proprio delle indicazioni riguardanti il mio lavoro, o mi dà delle intuizioni che mi aiutano a scrivere magari dei libri o a proporre dei corsi spirituali che possono essere di aiuto alle persone. Quindi sento molto forte la sua guida. Per cui, per rispondere alla tua domanda, ti direi l'arcangelo Michele, perché spontaneamente è entrato nella mia vita attraverso i viaggi angelici, attraverso i sogni, e posso dire di avere con questa grande entità spirituale un rapporto concreto. Quindi c'è effettivamente, come dicevi te, probabilmente grazie al mio background sciamanico, una comunicazione, quindi uno scambio continuo che posso avere con questo meraviglioso arcangelo ogni volta che ne sento il bisogno. E diciamo che questa facoltà è possibile acquisirla magari facendo un vero e proprio apprendistato di sciamanesimo angelico. Ovviamente abbiamo parlato di arcangeli, ma adesso mi sorge un'altra domanda di curiosità. Se c'è anche un maestro asceso con cui sei legato particolarmente o ti attrae per qualche motivo in maniera particolare, per esempio a me è Saint Germain. Sì, devo dire che abbiamo questo qualcosa in comune, perché anche per me Saint Germain è il maestro asceso che sento più vicino, no? Probabilmente anche perché è il depositario della fiamma violetta, e noi abbiamo fatto vari percorsi spirituali in cui ci è stato insegnato come utilizzare questa vibrazione divina, la fiamma violetta, come strumento di purificazione, ma anche per andare a bruciare, a trasmutare il karma, e quindi tutti quei debiti che in qualche modo ci portiamo dietro da altre vite legati a degli errori o semplicemente per acquisire maggiore consapevolezza di noi stessi. E anche Saint Germain mi capita non così frequente come l'arcangelo Michele, ma mi capita di sognarlo. Nello specifico lo incontro in una sorta di palazzo fatto di pietra, che sembra un palazzo molto antico, avvolto da questa luce eterea, e sulle gradinate di questo palazzo ci sediamo e comunichiamo. E questo è il mio incontro con Saint Germain. Non a caso la fiamma violetta, e questo nome Violetta è anche era anche il nome di tua madre. Sì, esatto, Violetta era il nome di mia madre, e sono molto legato al colore viola, come si può vedere dallo sfondo del nostro studio, perché comunque è il colore della trasformazione, è il colore del settimo chakra, per cui ci parla anche di un livello di evoluzione alto. Volevo, Giosuè, anche aggiungere un'altra cosa rispetto al settimo raggio. Come abbiamo detto, il settimo raggio è legato all'arcangelo Zadkiel
e al maestro Saint Germain. E una cosa importante da dire è che entrambi sono i custodi dei registri akashici e non è un caso infatti che ho inserito proprio in questa parte del libro una meditazione per accedere ai registri akashici. Ora la domanda sorge spontanea, soprattutto per chi non mastica molto di questi argomenti. Cosa sono questi registri akashici di cui tutti molto parlano? È diventato un po' una moda, no? La lettura dei registri akashici. Sì, in maniera molto semplice possiamo dire che è quel posto nel mondo dello spirito dove ci sono tutte le informazioni del passato, del presente e del futuro. Questa è la spiegazione più semplice che si può dare. Quindi entrando in questo spazio magico, definiamolo così, in questo campo quantico dalle infinite possibilità, possiamo ricevere delle informazioni preziose riguardanti anche la storia della nostra anima e quindi anche le vite passate? Assolutamente sì, Giosuè. Poi che vengano chiamati registri akashici, mondo dello spirito, il luogo dove ci sono tutte le informazioni, questo non ci interessa. L'importante è che sappiamo che in questo luogo abbiamo le informazioni, come ho detto prima, di tutto completamente, quindi del passato, del futuro e del presente e quindi anche delle vite passate. Poi c'è anche chi sostiene che i registri akashici abbiano molto in comune con il concetto di inconscio collettivo di Jung, perché anche Jung sosteneva che attingere all'inconscio collettivo equivale a ricevere un po' tutte le informazioni di cui noi abbiamo bisogno, perché è lo spazio depositario di tutte le conoscenze dell'umanità. Sì, è proprio così, Giosuè. Ognuno poi chiama questo spazio con un nome che risuona con il suo percorso spirituale o il suo percorso di vita. Lo possiamo chiamare inconscio, lo possiamo chiamare registri akashici, è sempre la stessa cosa. Prima, Giosuè, di concludere la puntata di oggi, ti volevo fare una domanda. Te hai letto il mio libro, ovviamente, e ti volevo chiedere se c'è un rituale che ti ha lasciato qualcosa, un rituale che ti ha attirato più degli altri per qualche motivo, che senti più tuo forse. Mi viene in mente il rituale dell'arcangelo Uriel, quello che tu hai scritto che serve proprio per eliminare le memorie di un trauma, un rituale che tra l'altro ho svolto e che ritengo essere molto sciamanico. Se ricordo bene, in questo rituale si utilizza proprio una pietra e la pietra deve fungere come una sorta di testimone del nostro trauma. Infatti su questa pietra andremo a scrivere con un pennarello una parola che rappresenti, simboleggi in maniera specifica e concreta il trauma di cui noi ci vogliamo liberare. E poi attraverso delle meditazioni e delle pratiche che tu spieghi in maniera egregia andiamo a trasferire su questo sasso tutte le memorie, tutte le angosce, tutte le negatività legate a quel trauma. E poi in modo rituale andiamo a seppellire questo sasso in natura, in modo che la terra stessa possa assorbire queste disarmonie e trasmutarle, trasformandole poi magari, chissà, in fiori, piante, alberi e così via. Questo è un rituale veramente molto bello e che ti smuove qualcosa dentro perché ti mette in contatto anche con la natura e con tutto il creato. Mi fa molto piacere sentirti dire queste cose perché l'abbiamo detto all'inizio, lo possiamo ripetere ora, l'obiettivo proprio di questo libro è unire questi due mondi, anche il mondo sciamanico e il mondo degli angeli. Bene, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata e ricordiamo che chi volesse acquistare questo libro, Arcangeli e Maestri Ascesi, leggiamo anche il sottotitolo, Rituali, Meditazioni e Decreti dei 7 Raggi Angelici, può trovarlo su Amazon, sia in formato cartaceo, in questa bellissima edizione illustrata, sia in formato ebook. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto sosteneteci con un like, un bel pollice in su e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Vi ricordo inoltre che tutti questi podcast potete trovarli sia sul canale YouTube ma anche su tutte quelle piattaforme di streaming. Prima di salutarci vi chiediamo di scrivere nei commenti qual è l'arcangelo o il maestro asceso con cui vi sentite maggiormente in risonanza e quali sono le pratiche che utilizzate per comunicare con questi esseri di luce. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo podcast. Ciao! Ciao!